Siamo tornati a Rioberto e il nostro obiettivo di oggi è quello di cercarvi delle tracce d'oro per la stagione aurifera 2022. Inoltre vi dirò anche molti consigli per quanto riguarda la prospezione e la ricerca dell'oro. Ci vediamo dopo la preview. Buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. Grazie per essere tornati a vedere i miei video. Oggi io e Luca siamo tornati a Rioberto e il nostro obiettivo è quello di cercarvi delle tracce d'oro per la prossima stagione aurifera in arrivo, cioè la stagione aurifera 2022. Purtroppo, come immaginate, le condizioni meteo non sono delle migliori, quindi cercheremo di portarvi con noi in questa nuova avventura con i mezzi obiettivamente che abbiamo a disposizione. Inoltre ci troviamo a avere a che fare anche con la caduta delle foglie autunnali, le quali coprono le evidenti tracce intanto dei nostri lavori passati, ma soprattutto delle fessure che andiamo a lavorare nell'arco di questo episodio. Non parliamo quindi solo dei contro, cioè del fatto che piove, che fa freddo e che ci sono le foglie, ma bensì parliamo anche dei pro. Infatti, visto che sta piovendo e visto che ha piovuto in giorni passati, si dà il caso che c'è abbastanza acqua per piazzare la nostra canalina con il Dream Mat lungo Rioberto. Il che è già un passo avanti, perché tendenzialmente quest'estate non avevamo neanche l'acqua per lavare con il piatto e infatti abbiamo abbandonato questa postazione di ricerca. Nella prospezione di oggi quello che voglio andare a comprendere con il mio socio di ricerca se in effetti ci fossero delle nuove località di prospezione per la prossima stagione. Infatti si dà il caso che nell'arco invernale, sostanzialmente con le stagioni più fredde e umide, nel mio caso specifico, e vi consiglio anche voi di fare altrettanto, mi dedico principalmente alla ricerca di nuove località, sia sul computer tramite Google Maps, e presto arriveranno contenuti inerenti a questa tematica, sia andando proprio sul campo un paio di ore, soprattutto nelle ore intermedie diurne, cioè sostanzialmente in ore più calde, per cercarvi se effettivamente ci fossero delle tracce d'oro. E solamente nella stagione potenzialmente migliore, più performante, cioè sostanzialmente nei mesi più caldi, tornare per fare dei lavori più immersivi, dei lavori di coltivazione, sostanzialmente quando si estrae la maggioranza dell'oro. Comunque non perdiamoci in ulteriori indugi, mettiamoci al lavoro e vediamo se effettivamente qualcosa uscisse ancora dal Rioberto. Se vi foste persi i video precedenti vi lascio qua sopra l'anteprima. Faccia attenzione. Pure li fai. Va anche bene. No, vabbè. Facciamo una diga. Ah, ok. Sia per lavare che per mettere la carta. Ripeto che vado. Allora, forse c'è. Così tagliamo. Sì? Alla base. Come avete potuto osservare anche voi, direi che a Rioberto dell'oro c'è ancora da andare a coltivare nell'arco dell'anno prossimo. Per coloro i quali sono nuovi di questo canale, in ogni caso penso che Rioberto sia un nome nuovo. Sappiate che in questa località di ricerca
è una delle prime che io e Luca abbiamo evidenziato in Piemonte, e soprattutto è un rio dato completamente per sterile, che effettivamente, come già in molti altri casi vi ho potuto evidenziare, in questo caso specifico non è sterile, anzi è abbastanza ricco. E di conseguenza, quando ho aperto il canale, è stato il primo video che ho pubblicato su YouTube. Circa si parla di 1 anno e mezzo fa, dal momento in cui ho iniziato a fare questi video sul serio. Ci sono delle lezioni ancora precedenti, ma è tutto un altro discorso che vi parlerò forse un giorno. Quindi il Rio Berto è stato uno dei rii auriferi che io e Luca abbiamo deciso di portare su YouTube all'inizio sostanzialmente della mia carriera. In ogni caso è sempre interessante tornare dopo diverso tempo alle località di ricerca che già abbiamo sfruttato nel passato, perché vi potrebbero essere delle località in cui le piene hanno smosso e di conseguenza è possibile ancora trovarvi dell'oro. Fatta quindi questa doverosa premessa, andiamo a parlare e discutere un attimo della tecnica con cui Luca sta estraendo l'oro, perché penso vi potrebbe interessare. In questo contesto il Rio Berto è un rio molto incassato. Troviamo la roccia che compone la montagna, cioè il bedrock, sia a sinistra e sia a destra, e con buona ipotesi si trova anche sotto ai sedimenti alluvionali. Qua sul lato, dove Luca ha instaurato la sua postazione di ricerca, potete osservare anche voi che effettivamente affiora la roccia madre che costituisce la montagna, in questo contesto un micascisto grafitoso. Il sedimento appoggiato in queste fessurine potenzialmente potrebbe essere aurifero, ed è l'obiettivo delle ricerche di Luca, il quale con la paletta va a lavare il sedimento all'interno della fessura stessa e quindi va a prelevarlo e porlo qua nel setaccio Minelab. Una volta che il setaccio è pieno per 2/3, quindi va a lavare il contenuto nella pozza d'acqua qua accanto. Ricordate che per lavare e per cercare l'oro, che è un metallo molto denso e pesante, è sempre necessaria l'acqua. Si può utilizzare anche l'aria, si chiama dry washing, ma qua in Italia, dove vi sono degli ambienti umidi, tendenzialmente è una tecnica molto scadente rispetto al lavaggio consueto per mezzo dell'acqua, la quale ci permette di suddividere vari granuli per densità. L'oro, uno di quelli più pesanti, va al fondo del piatto e quindi di conseguenza è più facile poi trovarlo successivamente. Logicamente, nel momento in cui anche voi vogliate avvicinarvi a questo hobby, e nel momento in cui soprattutto abbiate a che fare con degli ambienti montani, che siate lungo le Alpi o che siate lungo gli Appennini, dovete cercare delle caratteristiche simili a quelle che sostanzialmente noi andiamo a ricercare. Se avete a che fare con la roccia madre affiorante, cercate di estrarre quel sedimento più prossimo alla roccia madre stessa, sostanzialmente quello appoggiato. Alle volte questo è limoso, alle volte questo è leggermente ossidato, ha un colore rugginoso dovuto agli ossidi idrossidi di ferro. Ecco, è lì dove potrebbe nascondersi la maggioranza dell'oro presente in quei sedimenti. Dal punto di vista degli strumenti, in realtà vi serve abbastanza poco. Luca comunque si è adoperato con una pala, con un piccone, ma in generale quello che vi serve non è nient'altro che un kit di piatti e di setacci. Di togliere tutti i vari ciottoli che effettivamente oro non sono, andare a concentrare via via il sedimento fino a trovare l'oro. E una volta trovato l'oro, logicamente vi serviranno delle boccette in cui porlo all'interno, ma questo è un altro discorso e vi lascio qua sopra un video che vi spiega come fare. Torniamo quindi ai lavori. Voglio ancora di oggi riuscire a farvi vedere che effettivamente di oro c'è in questo rio, quindi mettiamoci di nuovo al lavoro. Ah. Come avete visto, un po' di oro anche in questo episodio è uscito. Fatemi sapere anche la vostra qua sotto. Intanto io e Luca vi auguriamo un buon inverno, in quanto probabilmente a momenti inizieremo la nostra pausa invernale dalle prospezioni, ma in ogni caso su questo canale continuerò a portarvi dei contenuti, però probabilmente nel Gold Room, dove andremo a lavare i concentrati
soprattutto i macinati delle rocce aurifere ritrovate nell'arco 2021 e moltissimi altri contenuti che non voglio spoilerarvi. Se non l'aveste ancora fatto, mi raccomando di iscrivervi al canale, mettete un bel pollicione in su, che è sempre una mia grande soddisfazione e un aiuto per far sì che molti altri arrivino a questo canale e sperando si appassionino a questi argomenti come lo siamo noi tutti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!